Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video nel quale vi parlerò della Rock Rider XC100 del 2021. Prima di parlarti dell'XC100 però ti invito ad iscriverti al canale, siamo arrivati a più di 1000 iscritti. Nel mese di maggio non sono riuscito ad essere molto presente sui social, però nel mese di giugno punto a pubblicare molti più contenuti in tutti i social. Ti invito anche a seguirmi sulla nuova pagina Instagram, lascio tutto nei commenti, anche la pagina Amazon per supportare il canale ed acquistare tramite i miei link. In questo video vi spiegherò come mi sono trovato con l'XC100, che impressioni mi ha dato e anche le componentistiche. La bici l'ho testata su un percorso XC ma anche un po' enduro e mi è piaciuta tantissimo, ve lo dico già. Prima però andiamo a vederla più da vicino. L'XC100 ha un telaio in alluminio 60-61 e 60-13, ha spessori variabili con geometrie XC. Il telaio pesa 1,5 kg per la taglia S. La forcella è da 100 mm, una Manitou Markor con blocco sul manubrio con Block 2. La forcella è a perno passante ed ovviamente è ad aria. La trasmissione è una Shimano Deore 11 velocità M5100, cassetta 1151 con guarnitura Deore, corona da 32 denti, ma si può installare anche la corona da 30 denti. I freni sono Tektro e hanno un diametro del disco 180 all'anteriore, 160 al posteriore. Le ruote sono a 29 pollici tubeless ready, il mozzo ha i cuscinetti a cartuccia stagna, le ruote sono Hutchison Kraken 2.3 sempre tubeless ready. Per quanto riguarda il manubrio abbiamo una larghezza di 72 cm e come attacco manubrio varia in base alla taglia, 60 mm per la taglia S, 70 mm per la taglia M, 80 mm per la taglia L e 90 mm per la taglia XL. La sella è la Rock Rider XC Ergo Fit ed il reggisella ha un diametro di 31,6 classico con una lunghezza di 40 cm. È la prima volta che Decathlon monta un gruppo completo Shimano monocorona su una bici. Le mie impressioni su questa bici, attenzione, sono le mie impressioni, quindi qualcosa che va bene a me potrebbe non andare bene a voi. Comunque sia, tutta la bici mi è piaciuta moltissimo. Se devo dare dei pro e dei contro, dopo li scriveremo assieme. Però ho notato una cosa molto bella, che la bici ovviamente a confronto con la mia M100S, essendo front, è molto più rigida. In salita mi sono trovato molto meglio che con la M100S, anche perché, come detto in tutti i video, sia ammortizzatore che forcella in salita tendono comunque ad essere molli. Il cambio non mi è piaciuto moltissimo, anche se mi aspettavo che sarebbe stato più preciso, più silenzioso, ma non lo è del tutto secondo me. Scriviamo assieme i pro e i contro. Partiamo dai contro che ho riscontrato. Cambio: secondo me Shimano ha riadattato il classico Deore 2 velocità come guarnitura con un mono velocità, perché dietro si vedono che ci sono i due buchi per un'altra corona, quindi secondo me quello è stato riadattato per risparmiare sugli stampi in fabbrica. Inoltre il cambio posteriore, anch'esso secondo me è stato rivisto sempre dal classico Deore e rivisitato per essere adattato ad un 11 velocità. Il braccio che tiene il cavo, se si scala dalla marcia più grande a quella più piccola, essendo molto lungo ed esterno, ci va la catena sopra. So che non è una cosa da fare, però se magari siete arrivati alla macchina o dovete smontare una ruota in velocità, scalate tutte le marce, sapete che la catena va sopra il cavo e questa cosa qua non è proprio perfetta. Secondo me Shimano ha fatto un lavoro molto cheap per rendere questo deragliatore più economico e accessibile a tutti.
anche se comunque non ha un costo così basso come potrebbe essere un Microshift Advent 11 velocità. I copertoni che sono molto grandi ma scorrevoli, per cui li potremo anche mettere sui Pro, perché sono da 2.3 molto grandi, si ha molta tenuta sullo sterrato, però è anche vero che si fa un po' più di fatica, quindi lo metterei sui contro ma anche sui Pro. Un altro contro che ho trovato è il collarino Regisella, perché se si devono fare delle discese miste, il collarino, come in tutte le XC di casa Decathlon, hanno il collarino a vite, quindi se si vuole abbassare la sella è un po' scomodo abbassare e alzare la sella con una multitool sempre in tasca. Secondo me bisognerebbe metterci un collarino rapido per essere almeno più comodi in quei tratti misti o in discese lunghe dove la sella magari per i principianti come me la vogliono più bassa. Ora parliamo di Pro. Il telaio mi è piaciuto tantissimo, come vi dicevo prima, vi trasmette qualsiasi sensazione sul terreno, bello sensibile, in salita andate su tranquilli, bello rigido, ogni pedalata riuscite a trasmettere un sacco di potenza. Ecco, questa si va su benissimo. I copertoni, come vi dicevo prima, niente da dire, una tenuta molto elevata, pur avendo non troppo attrito sul terreno, ma comunque ne fanno. Sono 2.3 i copertoni e secondo me sono belli tosti. Metterei un 2.10, 2.15 per limitare, ecco, l'attrito al rotolamento dei copertoni. La sella mi è piaciuta tantissimo, sarà perché mi sto abituando a quella della M100S e sono pressoché uguali, però mi è piaciuta tantissimo. Adesso direi le cose che si potrebbero migliorare su questa bicicletta qua, ma che comunque vanno bene per la fascia di prezzo che ha la bici. I freni, essendo nuova, frenava poco, dopo averli rodati benissimo, molto buoni i Tektro, però peccano di qualità. Se la leva negli SRAM o negli Shimano non si muove, non ha gioco, a meno che non si cade. Sui Tektro si ha gioco, vibra, fa proprio il rumore metallico. Secondo me è una mancanza del dettaglio sul componente, quindi un fatto più economico. Inoltre si potrebbe montare un 180 al posto di avere il classico 160-180 per avere maggiore potenza frenante sul posteriore. Il Deor 11 velocità, secondo me Shimano deve migliorarlo di più, perché riadattare il classico Deor a una singola velocità non è proprio il massimo, specialmente per una casa così importante come Shimano. Di tutto questo, la forcella non vi ho detto come si comporta, perché non sono in grado di dirvi se la forcella va bene o meno. Questo perché non vi posso dare un parere oggettivo su un componente così delicato con molte regolazioni come può essere una forcella. Vi posso dire che quando si blocca la forcella è un paletto, non si muove, è molto rigida, quindi in salita sembra di avere una bicicletta rigida. Quando si sblocca, grazie al combo lock comodissimo dal manubrio, è molto fluida, affonda bene. C'è la tabella per il pompaggio dell'aria all'interno, quindi bisogna usarla un po' di volte, calcolare il sag, vedere se vi va bene il setting che avete scelto oppure modificarlo. Si può regolare anche il rebound ed è molto bella di per sé. Per la fascia di prezzo che è 899 euro è bella come bici. Il resto, provandola una sola volta, non posso darvi maggiori informazioni se non le mie impressioni.
Quindi spero che il video vi sia piaciuto, se avete qualsiasi domanda scrivetela nei commenti, risponderò il prima possibile. Inoltre ti invito a seguirmi su Instagram, nel nuovo profilo che ho fatto, per vedere delle anteprime che pubblicherò su YouTube. Quindi ci vediamo nel prossimo video, nel quale vi spiegherò come regolare il deragliatore posteriore di una bicicletta. Non perdetevelo, ci vediamo nel prossimo video.